Ciao amici Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi, 1° luglio, è stata rilasciata l'applicazione Parrot Free Flight 6, app pensata per funzionare esclusivamente con il nuovo drone Parrot Anafi, in uscita domani 2 luglio, come cita il sito ufficiale Parrot. Nei prossimi giorni qui sul canale, a partire da martedì, mercoledì, il tempo che prendo confidenza con la nuova applicazione, arriveranno tantissimi video riguardanti l'Anafi. So che vi interessa davvero tanto, avrete unboxing, voli, comparative, test, sguardi, tanta roba. Non perdeteveli qui su Addicted2Games. Questo drone, il Parrot Anafi, mi sono informato un po', sta riscuotendo davvero un grande successo, specialmente su Amazon, dove è al 4° posto come quantità, numero di vendite. Pensate che è dietro solo al DJI Rastello, DJI Spark e DJI Mavic Pro. DJI, vabbè, oramai è insuperabile, però è al 4° posto. Questo fa ben sperare. Se si gioca bene le sue carte, secondo me Parrot potrebbe sfornare un ottimo drone. Vedremo come lo supporterà. Questo è un bene, specialmente per la concorrenza, che aiuta ad abbassare i costi. Pensate quanto costerebbero i droni DJI senza la concorrenza, e aiuta a migliorare la qualità dei droni, che per stare al passo devono migliorare sempre di più, un po' come funziona per il mercato degli smartphone. Quindi andiamo a vedere l'applicazione Parrot Free Flight 6. Confermo le mie sensazioni iniziali, ovvero che si tratta di un'applicazione molto ben ottimizzata, molto leggera e soprattutto è in italiano. Io, ragazzi, trovo davvero inammissibile che un produttore leader mondiale nel settore dei droni qual è DJI non traduca la sua applicazione in lingue diverse dall'inglese e il cinese. Lo dico sempre e lo dirò finché non arriverà una traduzione ufficiale in italiano. Trovo che sia una cosa davvero assurda. Vabbè, detto questo, ragazzi, torniamo all'applicazione, che è pensata esclusivamente per il Parrot Anafi, e questo da una parte, ok, può essere un bene, in quanto permette di avere una maggior velocità di aggiornamento dell'applicazione verso quel drone, a differenza magari della DJI Go 4, che è pensata per funzionare con tanti droni e dispositivi DJI, quindi ci sono spesso delle problematiche, dei problemi di ottimizzazione, compatibilità. Se usate droni DJI saprete di cosa sto parlando. Comunque sia, l'applicazione Parrot Free Flight, accediamo, non permette al momento di connettersi ai server Parrot. Sarà forse perché il drone esce ufficialmente domani 2 luglio, e quindi forse apriranno domani i server, quindi non posso ancora testarla, mi toccherà aspettare domani sperando che il tempo regga. Oggi è una bellissima giornata, tra l'altro, e quindi l'applicazione, una volta avviata, permette di scegliere se configurare il drone con lo smartphone oppure con il radiocomando, e quindi possiamo utilizzare il drone in questi due modi. Ovviamente con lo smartphone potremo fare magari selfie, qualche video da vicino, in quanto il range di controllo sarà molto ridotto, però è una cosa buona che ci sia questa possibilità di scelta già dall'applicazione, senza switchare con interruttori fisici dal drone come succede per DJI. Poi un menu interessante che voglio farvi vedere è questo, ed è quello delle possibilità di personalizzazione del drone, ovvero nella fase di pilotaggio, che può avere due settaggi principali: film e sport. Come funziona per il DJI con la levetta, avete capito, no? Allora, ci sono davvero tantissime impostazioni, ve le cito tutte. Abbiamo l'inclinazione massima del drone, che influisce sulla velocità massima ovviamente, velocità di inclinazione massima, che incide sulla rapidità di esecuzione del comando del drone, velocità verticale di ascesa e discesa massima, e questa è davvero un'impostazione ottima. Vedremo se ha davvero ripercussioni sul volo, vedremo comunque in recensione. Velocità di rotazione massima. E abbiamo poi anche, oddio, ho perso il menu, dove è finito? Eccolo qui. Velocità di rotazione massima, velocità di inclinazione telecamera massima, questo c'è anche sui droni DJI, e curva inclinata, sia per la modalità film sia per la modalità sport. Poi abbiamo il menu sicurezza, che è interessante perché ci permette di settare l'altezza e la distanza massima raggiungibile dal drone. Altezza massima impostabile 150 metri, distanza massima 2000 metri. Attenzione però, perché c'è una voce sotto, geobarriera, che dice: il drone si fermerà una volta raggiunta la distanza massima. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire forse che quando arriveremo a 150 metri di altezza
avremo solo un avviso di aver raggiunto la distanza massima, però forse spingendo le levette potremo andare ancora oltre. Credo che sia questo quello che vuol dire. Però vi ricordo, devo dirlo, che in Italia i limiti sono 200 metri di distanza, 70 metri di altezza da voi, in zone isolate, fuori da centri urbani. Mi raccomando, volate sempre con la zucca. Poi, altri menu interessanti sono quelli della telecamera, registrazione automatica dal decollo, quindi non potete dimenticarvi in nessun caso di avviare la registrazione attivando questa impostazione. Solo zoom senza perdita di qualità, vi ricordo che questo drone ha uno zoom ottimo, attesa prima dello scatto 3, 5, 10 secondi, se volete mettervi in posa se vi serve un po' di tempo, velocità iperlapse e nulla. Diciamo che le impostazioni sono poche, però i menu sono, poche, però sono fatte bene, come quelle del pilotaggio. I menu sono semplici, molto fruibili e leggibili, non sono composti da 1000 menu, sottomenu, sottomenu come la DJI Go 4, qui è molto più semplice e apprezzo davvero tanto questo aspetto dell'applicazione del Parrot Anafi. Poi l'altra cosa che voglio farvi vedere prima di chiudere il video è il negozio in app, e ovviamente nel tour dell'applicazione devo farvelo vedere. Come vi dissi nell'anteprima del drone, è possibile comprare, e questa è una cosa brutta perché già pagate 700 euro un drone, dovete comprare pure le modalità di volo e costano un po'. Per ora ce ne sono solo 2 e ne arriveranno altre più avanti, penso. Per ora abbiamo solo la modalità Follow Me, qui chiamata Seguimi, GPS e tracciamento visivo, e cliccandoci sopra ci viene detto che il suo costo è di 19,99 euro. Lo ripeto, 19,99 euro per una modalità di volo. Poi quel ,99 è stupendo, ragazzi, è davvero stupendo. E vabbè, ci viene detto un po' come funziona la modalità. È la classica Follow Me praticamente, mentre l'altra è la Flight Plan, ovvero la modalità Waypoint. Possiamo impostare sulla mappa vari punti e il drone andrà in quei punti. Certo, la modalità è fatta abbastanza bene, ci sono varie possibilità di personalizzazione, però anche in questo caso 20 euro, 19,99 secondo me sono un po' una esagerazione. Ok ragazzi, questo è quello che permette di vedere al momento l'applicazione, il resto è bloccato in quanto i server non funzionano ancora. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo primo sguardo all'app, magari più avanti faremo un nuovo tour più articolato, quando magari ci saranno anche nuove modalità di volo, sperando non a pagamento. Direi che questo può essere tutto, fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, lasciate un bel commento qui sotto, lasciate anche tanti bei like, condividete il video ai vostri amici, iscrivetevi qui sul canale se non l'avete già fatto, in descrizione trovate i link per comprare questo drone. Non questo, il drone che vedrete tra pochi giorni qui sul canale, il Parrot Anafi da Amazon, costa all'incirca 700 euro. Trovate i link per il canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook, entrate numerosi. Questo è tutto, alla prossima, ciao belli!